Ciao, in questo video vedremo questa pinza amperometrica un po' diversa dalle altre. Ha parecchie cose in più rispetto alle pinze normali, oltre a fare la misura della corrente in continua, ha delle funzioni per misurare le correnti e le tensioni sui convertitori di frequenza, quindi gli inverter che comandano la velocità dei motori, perché all'interno ha un filtro passa-basso che permette di fare le misure precise sia in corrente, quindi con la pinza, sia in tensione con il multimetro. Poi abbiamo questo tasto IRUSH che serve per misurare appunto le correnti di spunto del motore. Andiamo a vederla in pratica facendo un po' di misure. Questa è la sua scatola, è il modello GD170, ne esistono due modelli, uno solo in AC, quindi misura solo correnti alternate, questo qui è il modello ACDC. Queste sono le specifiche, tutte le misure che può fare. Questo è il modello upgrade, non è il basic, infatti può misurare anche le induttanze. Frequenza, duty cycle, temperatura, ha 9999 conteggi. Queste sono tutte le misure che può fare, che andremo a vedere poi. È alimentato da 3 batterie AAA, da 1,5 volt. Queste sono le dimensioni. Andiamo a aprirlo. È bello robusto, la pinza è molto grossa, 1200 A massimo, c'è un LED di illuminazione molto comodo quando si entra magari in un armadio buio e bisogna magari andare in una sbarra a fare la misura. Queste sono le boccole del multimetro. In dotazione abbiamo i puntali del multimetro, la sonda di temperatura, il cacciavite per aprire il vano batteria, il manuale in inglese, completamente in inglese, solo in inglese. Apriamo il vano batteria, ci vanno 3 batterie AAA, accendiamo. Sulla prima misura posso fare ampere continui alternata, quindi DC, schiacciando function si va in AC. IRUSH è la corrente di spunto, molto comoda. Lui si mette in attesa e misura lo spunto, molto comodo per misurare lo spunto ad esempio di un motore. Assieme alla corrente ho la misura della frequenza. VFD è l'abbreviazione di Variable Frequency Drive, serve per misurare correnti o tensioni su variatori di frequenza, quindi gli inverter che fanno la regolazione di velocità dei motori, perché all'interno c'è un filtro passo-basso che blocca le altre frequenze di switching. E questa è un'ottima funzione, questo VFD, che si può mettere e togliere dappertutto. Poi schiacciando Function posso andare da AC a DC e lo vedo qui, quindi col function faccio tutte le misure che sono in arancio maroncino. Spostando di un'altra tacca cambia la scala, fa da 0 a 600. Prima di iniziare la misura c'è scritto sul manuale che bisogna sempre fare lo 0, e anche qui posso fare DC, AC, VFD. Tutta quella parte qui è quella relativa al multimetro, quindi anche qui abbiamo VFD sulla tensione misurata dal multimetro, alternata e continua, L o Z cambia l'impedenza di misura del volmetro, o 10 megaohm o 300 kilo. Andiamo a vederlo sul manuale, è scritto qui, alta impedenza sono 10 megaohm e bassa impedenza 300 kilo. In certi casi può essere utile fare una misura a bassa impedenza, cosa che non è comune nei multimetri. Quindi schiacciando ripetutamente FUNC passiamo da alternata, continua con la bassa impedenza, alternata bassa impedenza, continua normale, quindi alta impedenza, e alternata alta impedenza. Su tutte le portate c'è anche il min max, tenendo premuto torna in auto. Su alcune portate c'è anche il relativo, qui c'è, e l'hold viene fatto qua, quindi si blocca la lettura, viene fuori l'hold. Tenendolo premuto si accende il LED, molto utile per entrare in luoghi bui a fare la misura. Per spegnerlo bisogna tenere premuto. Qui abbiamo queste 4 funzioni, quindi diodo, capacimetro, prova continuità, quindi fa bip, ohmmetro e così via, fa il giro. Questa è la funzione per misurare la temperatura con la sua termocoppia in dotazione. Questo 23 gradi penso che sia il sensore che c'è dentro, perché ho visto che dentro c'è una NTC, adesso vedo che ci sono 23, presumo che sia quello.
poi misura di frequenza e duty cycle, misura dell'induttanza, tensione senza contatto, il sensore qua su, e se vado vicino qua la lampada a LED già suona. Se schiaccio funk misuro col puntale rosso dove c'è la fase, quindi live, diventa un cercafase. Questo simbolino qui significa che c'è attivo l'autospegnimento. Per disattivarlo dobbiamo accenderlo tenendo premuto il tasto funk. In questo modo emette qualche bip e non c'è più il simbolo dell'autospegnimento. Proviamo al volo, visto che ce l'ho già qui, la termocopia prima di fare le altre misure. La scaldo, infatti sale velocemente. I suoi puntali sono questi, diritti, in maniera che non danno fastidio, perché quelli a 90 gradi danno fastidio. Vediamo prima la funzione multimetro e poi alla fine proviamo l'amperometro. Vediamo la misura di tensione continua. Accendiamo questo generatore di riferimento di precisione. Adesso siamo a 9,99 volt, vediamo cosa ci misura. 9,99, perfetto. Cambio tensione, 2,49, perfetto. Proviamo anche gli altri, già che ci siamo. 5 volt precisi, 4,999, perfetto. Quindi la precisione è molto alta, 7,49, ed è perfetta anche questa. Proviamo a dare a impedenza più bassa, che è il DC più LOZ. In pratica va a caricare leggermente di più la fonte. Proviamo una tensione alternata, questa è tensione di rete, quindi diamo su AC normale, 213 volt. In questo momento è un po' bassina la mia tensione di rete, 50 Hz precisi. Farlo a bassa impedenza qui sulla tensione di rete ha poco senso. Vediamo adesso la tensione senza contatto, basta che avvicino che lui rileva, il sensore qui rileva e lampeggia il LED. Se schiaccio funk vado su live, quindi prendo il puntale rosso e vado a cercare la fase, eccola qui, questo è il neutro e questa è la fase. Ho collegato il generatore di funzioni, adesso sta uscendo una tensione alternata di 5,2 volt, posso comunque variarla, diminuirla o aumentarla, la lasciamo così sui 5 volt e muovo la frequenza, vediamo la banda passante, sono 300 Hz, adesso cambio scala, 2 kHz, quindi 5,6 volt, vediamo quando inizia a scendere, già qua 1 kHz. Penso che sia dichiarato 1 kHz di banda passante. Prendo il manuale. Allora, frequency range 40 Hz, 1 kHz, true RMS. Siamo a 1 kHz e la banda passante la tiene. Guardiamo la tensione, 5,5, scendo un po'. Meno male ci siamo. Facciamo la stessa cosa sulla misura di frequenza, che ha una banda passante da 0 a 20 MHz. Quindi col mio generatore non ci arrivo. Iniziamo a frequenza molto bassa, così dovremmo essere più o meno 1 Hz. Ok, andiamo sulla scala del 10, del 100, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, salgo un po', 2 MHz, riesco ad arrivare al massimo a 3 MHz. La banda dovrebbe essere del frequenzimetro 10 MHz. Quello sopra è il duty cycle. Vediamo adesso le misure di resistenza e di capacità. Quindi torniamo qua su, siamo già sull'ohmmetro, questa è una 10 ohm, perfetto, 100 ohm, 1 kilo, questa qui è una 9,99 e questa è una 99,9. Questo è il provadiodi, tensione di giunzione, va bene, e il capacimetro. Il 100 pf non so se lo misura, andiamo a vedere le specifiche. Range 10 nano, non trovo scritto la capacità minima, andiamo a misurare il 100 picofarad, misura 82, 1 nanofarad, perfetto, 10 nanofarad, 99 nanofarad, 100 nanofarad, ok, 1 microfarad, ok, questo è 10 microfarad, ci impiega un attimino, 10,5. Adesso volevo provarne uno grosso per vedere quanto tempo ci impiega a fare la misura. Questo qui è un 2200 microfarad,
2148 microfarad. Ok, ci impiega un pochino, però la misura la dà corretta. Se ripremo ancora fa il giro attorno alla misura delle resistenze, quindi ci mancano le induttanze e le misure dalla corrente con la pinza. Vediamo le induttanze. Io ne ho preparate 3 tipi. Questo è un millihenry, quindi 1000 microhenry. Vediamo come la misura. 1 millihenry, è perfetto. Questa qui è da 5 millihenry. 5, perfetto. E questa qui è 800 microhenry però. 0,8 microhenry, perfetto, quindi le induttanze vengono misurate bene. Mi piace molto che un multimetro abbia anche la misura di induttanza, cosa non comune. Per misurare l'induttanza di solito serve il ponte RLC. Ho collegato l'alimentatore al carico elettronico e faccio passare un filo dentro nella pinza, metto sulla portata 60-600 A, qui è 1 ampere impostato, accendo il carico elettronico. Facciamo prima lo 0, ok, 0,94, 0,95, puoi aumentare la corrente, 2 ampere, sono 1,99, 1,95, 2,99, 2,9, 2,9, guardiamo il primo decimale, 3,9, 4,9, 5,9, 6,9, 8 ampere, 9 ampere, 10 ampere, adesso qui sono limitato a 15, 11 ampere, 12 ampere, è partita la ventola nella modalità veloce del carico elettronico, 13 ampere, 14 ampere. Allora, andiamo sulla portata più alta, quindi la precisione sarà più bassa. 1 ampere sulla scala del 1200 neanche si vede, quindi proviamo a mettere 10 ampere, 14 ampere, neanche si muove, perché questo è fatto per misurare correnti superiori a 600 A. Adesso vedo di trovare qualcosa in alternata per provare anche la corrente alternata. Non ho qui nessun inverter, se no facevamo la prova anche del VFD sulla corrente che va a un motore o la tensione del motore in uscita da un inverter o convertitore di frequenza. Ho collegato adesso questa stufetta elettrica che ha 2 resistenze, una da 1 kW e una da 2 kW. Andiamo su AC, quindi siamo sulla portata 60-600 A. Accendo la stufetta, sono 4,7 A con una resistenza, accendo anche quell'altra, 8,7 A. Vediamo anche il 50 Hz di rete, però lo misura solo su correnti un po' più alte, a quanto pare sotto una certa corrente non riesce neanche a misurare la frequenza. Le pinze normali non hanno nemmeno la misura della frequenza, questo qui è già una cosa in più che abbiamo su questa pinza. Vediamo adesso il suo interno. Ho tolto le 4 viti, 1, 2, 3 e 4. Qui c'è il cavettino del LED che stacco. Il LED, il guscio è formato da una parte nera rigida più questa parte rossa che è gommosa. Idem quest'altra parte, c'è la parte esterna gommosa e questa nera rigida. Vediamo la realizzazione. Questo è il flat che va alla pinza dove fa la misura di corrente, questo è il LED sull'anteriore, abbiamo il microcontrollore, questo penso sia il driver che gestisce questo display, poi abbiamo questa PTC di protezione, un relè di scambio, un integrato con la sigla cancellata, un altro integrato che non riesco a leggere la sigla e basta, è molto semplice. Richiudiamolo. Che dire di questa pinza? C'è tutto quello che serve ad un elettricista che va a fare misure all'interno dei quadri, ma anche in laboratorio può essere un valido strumento. Avendo questa misura delle induttanze, diciamo è superiore ai normali multimetri. Poi comunque abbiamo la misura di tensione senza contatto, la funzione live per trovare la fase. Diciamo è uno strumento completo quando non si ha a disposizione il multimetro. A volte io la usavo, non questa ma un'altra che avevo, usavo il multimetro dalla pinza perché lo trovavo comodo il gancio per appenderla. Sembra una sciocchezza, ma quando si è in posti un po' impervi, poter appendere il multimetro è una bella cosa. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci sentiamo, vediamo al prossimo video. Ciao!